Buongiorno amici e bentornati su All Time Watches. Nell'episodio di oggi parliamo dell'orologio più rappresentativo dell'intera produzione orologera russa, l'iconico Raketa Big Zero. Il Big Zero è il più cercato e di conseguenza anche il più falsificato tra i segnatempo sovietici. La percentuale di esemplari contraffatti posti in vendita nei vari siti online è davvero impressionante. E con questo video, oltre che parlarvi delle sue caratteristiche e della sua storia, vi darò una serie di indicazioni e consigli per evitare di incappare nell'acquisto di esemplari falsi o riassemblati non corretti. Il Big Zero fu prodotto dalla Raketa a partire dal 1975 e la sua produzione era stata inizialmente programmata per la durata di un solo anno, ma il risultato delle vendite fu tale che la sua produzione non venne affatto interrotta, ma ampliata con diverse versioni. Ma come nasce l'idea di questo dial così semplice e al contempo geniale? In realtà il Big Zero fu concepito per far fronte alla richiesta dell'Associazione Ipovedenti di un orologio dall'estrema leggibilità con un quadrante chiaro e un forte contrasto cromatico degli indici e delle sfere. Il risultato ottenuto dai designer della racchetta si rivelò vincente, anche e soprattutto per l'intuizione di sostituire il numero 12 con un grande zero, che diede il nome al modello e lo inserì nella lista degli orologi più iconici della storia dell'orologeria. Ma a parte il suo minimalismo accattivante, vi furono altre concause che ne decretarono il successo. Il particolare periodo storico in cui fu prodotto e la grande richiesta che ebbe soprattutto nel mercato italiano. Erano i famosi anni della perestroika, gli anni della fine dell'Unione Sovietica e della nascita della Russia, gli anni del presidente Gorbaciov, che guidò tale rinnovamento politico che avrebbe rappresentato la rinascita economica della Russia, che era pronta a ripartire da zero. E i cronisti italiani dell'epoca intravidero una sorta di simbologia in quello zero così marcato sul quadrante di quello strano orologio, e il successo delle vendite fu garantito. Cerchiamo ora di fare un po' di chiarezza e scoprire quali sono i dettagli da controllare per capire se si è davanti a un esemplare originale. E innanzitutto non posso non citare i canali di informazione in Italia che ritengo più approfonditi sul tema dell'orologeria russa, ovvero Sovietali del caro amico Andrea Manini e Russian Watches Review, due canali che vi consiglio di seguire qualora ancora non li conosceste. E a proposito, iscrivetevi anche qui se non lo avete ancora fatto. Ma torniamo al nostro orologio. Il Big Zero fu prodotto dalla Raketa in diverse configurazioni. Il modello standard, con dial bianco e cassa in ottone cromato, il suo equivalente in cassa dorata, la versione tasca, col suo meraviglioso fondello che riporta l'incisione di un veliero, e la versione col dial nero, in cassa moneta, in ottone cromato. Altre tipologie di Big Zero da considerarsi originali furono in realtà delle varianti prodotte da alcune cooperative che collaborarono con la fabbrica Raketa. Ad esempio, i meravigliosi Big Zero Stone Dial, nelle tre versioni di quadrante in diaspro e nefrite. I modelli Glasnost e Repubblica Socialista, a marchio Peterov, o quelli con quadrante olografico. Vi sono poi alcuni modelli con stampe sovraimpresse, tutte varianti nate appunto per soddisfare la grande richiesta del mercato estero e in particolar modo quello italiano. Molto noti anche i due modelli Geiger, con dial che pare sia stato realizzato proprio dall'importatore in Italia e di cui non vi è traccia nei cataloghi della Raketa. Tutte le altre fantasiose reinterpretazioni, nei colori più svariati, sono solo degli homage, delle reinterpretazioni appunto, e a volte anche dei veri e propri falsi.
Oggi ci concentreremo sulle caratteristiche del modello standard, partendo proprio dal quadrante, che è di un bianco latte, con gli indici stampati in nero, lo 0, il 3, il 6 e il 9, in un particolare font. L'originale presenta delle cifre con i terminali un po' più spessi. Vi mostro alcune foto per comprenderne meglio la sottile differenza. Gli indici a forma triangolare devono avere la punta leggermente arrotondata e non a spigolo vivo. Le sfere sono una delle cose che va notata subito. Quelle originali, utilizzate esclusivamente sul modello Big Zero, devono essere nere e spesse, con la punta stondata e non a taglio dritto. Ma i veri dettagli che definiscono l'autenticità o meno dell'orologio vanno ricercati nella scritta racheta. La R, che a volte sostituisce la P in cirillico nelle versioni destinate all'export, ha una gambetta più corta di come ci si aspetterebbe. Le A sono inclinate e con una forma ben riconoscibile. La K, nelle versioni destinate al mercato estero, ha una gambetta che parte dalla stanghetta superiore e la E presenta un trattino centrale che pare quasi più lungo rispetto agli altri. E infine, con un'analisi più dettagliata, è possibile accertarsi che la stampa sia stata eseguita a tampone e che non presenti la tipica pixelatura della stampa digitale utilizzata per realizzare quadranti fake aftermarket. Il Big Zero originale presenta poi un vetro plexi dalla forma particolare, con un margine dal taglio quasi verticale e una leggerissima bombatura appena percepibile. La cassa, in ottone cromato, dalla caratteristica forma a cuscino, ha un diametro di 39 mm, esclusa la corona, con un lag to lag di 41. Lo spessore è di 11 mm e le anse sono da 18. Il fondello inox è a pressione, con una finitura satinata e riporta il numero di serie dell'esemplare. Il calibro è il 2609HA, un solo tempo a carica manuale con 19 rubini, 18.000 alternanze ora e sistema di protezione antishock sul bilanciere. Un movimento robusto e pulito, con una comprovata precisione. E i ponti sono rifiniti con lavorazione a spazzolatura. L'effetto al polso del Big Zero è davvero soddisfacente, con una riconoscibilità ineguagliabile, uno stile dalla razionalità unica e, come già detto, una vera icona dell'orologeria meccanica. Un segnatempo senza età, che continua tutt'oggi ad essere il modello più rappresentativo di casa Racheta, che nel corso degli anni continua a presentarlo in svariate versioni, sia in chiave più avanguardistica o in modelli più fedeli al design originale. Il Big Zero è davvero il più amato dagli appassionati di orologeria russa e non solo. Bene, io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fin qui e soprattutto dei meravigliosi commenti che mi dedicate. Li apprezzo davvero molto e mi stimolano a cercare di migliorare e portarvi dei contenuti quanto più utili ed interessanti. Grazie di cuore. Vi ricordo infine di iscrivervi al canale, lasciare un like e attivare la campanella per rimanere aggiornati sui nuovi video. L'appuntamento è come sempre a martedì prossimo, con la recensione di un Big Zero nella elegante versione con dial nero. Un abbraccio e ciao a tutti!